io non c'entro con questa cosa. Significa io non ho niente a che fare con questa cosa, non ho nessun rapporto. E frasi come questa naturalmente sono molto comuni. Tutti i giorni sentiamo frasi come che cosa c'entra, io non c'entro, noi non c'entriamo, eccetera. Ma come si dice quando il verbo è all'infinito? Vedremo che la risposta non è così scontata. Benvenuti o bentornati, sono Raf. Per chi non mi conosce, insegno italiano all'università in Gran Bretagna e con questi video spero di aiutare un po' chi sta imparando l'italiano. Cominciamo subito con 2 esempi. Il primo l'ho trovato in un romanzo di Leonardo Sciascia che si intitola A ciascuno il suo, mentre il secondo l'ho trovato in questo giallo di Luca Casadei che si intitola Il caso Mattias Ora. Vediamo il primo esempio. Perché manco a pensarlo, l'arciprete, le cognate, il nipote, la cameriera non potevano entrarci per niente, cioè non potevano aver nessun rapporto con quel fatto. Il fatto in questione è un omicidio. Nel secondo esempio invece leggiamo: non voleva e non poteva neanche pensare all'altra alternativa. E poi non aveva senso. Sara era sempre stata un'ottima nuotatrice ed era informissima. Quel messaggio doveva centrare per forza, cioè il messaggio doveva avere qualche rapporto con quello che era successo. Quindi nel primo caso abbiamo la particella C dopo l'infinito e unita all'infinito, entrarci, mentre nel secondo caso la particella C viene prima dell'infinito, centrare. Quale delle 2 forme è quella giusta? Se vogliamo seguire ciecamente le regole di grammatica, non ci sono dubbi. La forma giusta è entrarci. E se non ricordo male, è quello che ho detto in un altro video. Non ricordo esattamente in quale, ma mi ricordo di aver detto che non bisognerebbe dire centrare, ma bisognerebbe dire entrarci. Ma forse anch'io ho seguito un po' troppo ciecamente le regole di grammatica in quel caso e ultimamente sto cominciando a cambiare idea. E non c'è niente di male a cambiare idea. Il motivo per cui bisognerebbe dire entrarci è molto semplice. Il verbo è il verbo entrare e quel C apostrofo è la solita particella C e sappiamo che la particella C, così come ne, così come tutti i clitici, si mette prima del verbo quando il verbo è coniugato, mentre si mette dopo il verbo e si unisce al verbo con l'infinito, il gerundio e l'imperativo. E quindi, per esempio, diciamo vado a Mantova, che diventa ci vado, ma quando diciamo mi hanno detto di andare a Mantova, la frase diventa mi hanno detto di andarci e non sentiremo mai mi hanno detto di ci andare. Oppure se ti chiedo hai deciso cosa fare? Mi puoi rispondere non lo so, ci devo pensare. Oppure non lo so, devo pensarci. Ma anche qui non sentiremo mai non lo so, devo ci pensare. E allora che cosa succede con questa espressione con il verbo entrare? Perché troviamo così spesso centrare con quel ci prima dell'infinito, come si vede da questi esempi che ho trovato su internet, ma in siti che normalmente sono affidabili? Vediamo che cosa dice Lorenzo Renzi in questo libro che si intitola Come cambia la lingua, l'italiano in movimento, un libro che consiglio sicuramente, non è neanche tanto lungo da leggere. Lorenzo Renzi, per chi non lo conoscesse, è uno dei più importanti linguisti italiani e fra le altre cose è il curatore della grande grammatica italiana di consultazione. Chi segue questo canale conosce bene quel libro, sono quei 3 volumoni che si vedono lì dietro. Dunque Lorenzo Renzi scrive: ma come si dice? Tu non devi entrarci o tu non devi centrare o centrare. Certamente la prima delle forme sarebbe quella giusta, ma è la seconda quella che è usata correntemente. Quindi la forma centrare, anche se grammaticalmente non giusta, è quella che si sente più spesso. Per quale motivo? Il motivo, secondo Renzi, è che la forma entrarci, in questo significato di avere a che fare con qualcosa, quindi non parliamo del significato letterale di, per esempio, entrare in un negozio, entrarci. Parliamo di questo significato di avere a che fare con qualcosa. Con questo significato, la forma entrarci è diventata una forma isolata. Che cosa significa? Sappiamo, come ho detto prima, che ci si mette dopo il verbo con l'infinito, ma anche con il gerundio e l'imperativo.
ma l'imperativo in questo caso non si usa mai, non avrebbe senso, non si può ordinare a qualcuno o consigliare a qualcuno di essere coinvolto con qualcosa. Quindi l'imperativo non si usa mai. E anche il gerundio è molto raro con questa espressione. Quindi l'infinito rimane da solo, rimane un caso isolato. E Renzi scrive: così le forme infinitive, indebolite dall'isolamento, sono attratte dalla maggioranza dei casi. E nella maggioranza dei casi mettiamo C prima del verbo, appunto quando diciamo non c'entro, che cosa c'entra, se c'entrasse e così via. E quindi l'infinito, caso rimasto da solo, caso isolato, si adegua a queste altre forme più comuni. Un altro motivo, secondo me, è che con questo significato di avere a che fare non usiamo mai il passato prossimo, cioè non usiamo un tempo composto che richiederebbe l'ausiliare. Quindi non diciamo ci sono entrato per dire ho avuto a che fare con qualcosa. Se diciamo ci sono entrato, io capisco l'espressione letterale, cioè sono entrato in quel negozio, sono entrato in quel posto. Ma non diciamo mai ci sono entrato per dire ho avuto a che fare. E quindi quel C rimane sempre un C apostrofo, perché è sempre seguito dalla E quando dico non c'entro, che cosa c'entra, se c'entrasse, e non diventa mai C, quindi è più difficile isolarlo. E ovviamente poi esiste un altro verbo, che è il verbo centrare. Ha un significato completamente diverso. Significa colpire un bersaglio nel centro, ma ovviamente si possono confondere questi due verbi perché il suono è lo stesso. Centro, centro. È come se quel C apostrofo fosse ormai diventato parte del verbo, non lo sentiamo più come un C separato. E quindi come conclude Renzi? Conclude scrivendo: secondo me è arrivato quindi il momento di registrare nei vocabolari due verbi centrare. Il primo, transitivo, che vuol dire fare centro. Il secondo, avere a che fare. Quindi Renzi in sostanza sta suggerendo di creare un nuovo verbo fondendo quel C al verbo entrare e di creare il verbo centrare, una parola sola, con però questo nuovo significato di avere a che fare. Quindi non suggerisce neanche più di scriverlo con l'apostrofo, ma di creare proprio un nuovo verbo. E quindi con questo nuovo verbo dovremmo scrivere io non c'entro, senza apostrofo, che cosa c'entra, sempre senza apostrofo, e con l'infinito non avremmo più problemi perché potremmo dire tranquillamente questa cosa non deve centrare. E devo dire che, contrariamente a quello che ho sostenuto nell'altro video, sono sempre più d'accordo con questa conclusione di Renzi, perché in fondo la grammatica deve riflettere il modo in cui parliamo e non imporci regole che poi nessuno segue. Quindi personalmente d'ora in poi dirò centrare, anche se molti mi diranno che sto sbagliando. Grazie per avermi seguito fin qui, se ti è piaciuto il video lasciami un bel pollicione e se non sei già iscritto puoi iscriverti al canale. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!